Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Anche quest'oggi affronteremo il montaggio della USS Enterprise e insieme a voi andremo ad analizzare le varie fasi di montaggio e suggerirò come al solito alcuni piccoli trucchetti per eseguire il montaggio senza far danni e vedremo anche se c'è la possibilità magari di eseguire qualche correzione o qualche piccola modifica. Saluto gli amici di Extra Trek con i quali collaboriamo, come è solito dire il nostro amico Claudio. A tutti i naviganti della federazione grazie e iscrivetevi ai nostri canali, sia al mio e sia a quello di extratrek.com che trovate qui chiaramente su YouTube, perché troverete molti contenuti interessanti relativi alla saga di Star Trek ed anche ad altre tipo di serie sempre relative alla fantascienza, quindi vi consiglio veramente di seguirli perché sono fatti veramente bene, vengono fatte anche delle live molto professionali dove troverete tanti amici ed anche degli ospiti che hanno diciamo un making diretto con quello che riguarda le serie TV, quindi soprattutto nell'ambito del doppiaggio, dove troverete il grande Marcello Rossi che saprà darvi sicuramente delle notizie del dietro le quinte relative al mondo del doppiaggio, oltre anche a livello modellistico perché anche lui è un grande appassionato di modellini. Ok, quindi seguiteci e andiamo a cominciare. Attivare. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Cari amici del canale, appassionati di Star Trek e non, eccoci qua. Finalmente è arrivata la scatola tanto desiderata del primo invio dell'Enterprise D della Eagle Moss. Adesso procedo all'unboxing e andremo a dare un'occhiata abbastanza dettagliata al contenuto e vediamo un po' cosa ci hanno mandato con questa prima scatola. Allora, procedo a togliere il nastro, tra l'altro già abbastanza lento, speriamo che non sia andato perso nulla. Questo si stacca proprio. Ok, vabbè. Oh. Ecco qua. Che vedo, questa è tanta roba ragazzi. La screw box, ovvero la cassettina portaviti, ma questa sicuramente porta anche più delle viti perché come potete ben vedere si tratta di un qualcosa di veramente grande, molto 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 bella, con il logo Star Trek The Next Generation, USS Enterprise NCC 1701D. Vediamo un attimo dentro. Veramente ben fatta ragazzi, guardate, questa è possibile rimuovere anche questi pannelletti, vedete? In maniera tale da creare degli spazi più larghi per poter inserire magari delle piccole parti da tenere per i montaggi successivi, oppure che ne so, il cacciavite, altre cosettine così. Molto 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 bella. Ok, vabbè, adesso li reinserisco un po' così velocemente, questo forza un pochino di più, ecco, è andato giù. Bene bene, molto molto bella, questa mi piace veramente. Oh, che bello, già comincio a vedere i pezzi. Allora, qui che abbiamo parte del kit 5. Queste sono diciamo è quell'area che sta intorno al ponte di comando, dopo vedremo meglio magari con le foto eccetera. Credo sia metallo perché lo sento abbastanza pesantino ragazzi, quindi non è male. Andiamo avanti. Qui c'è i pezzi del kit 6, eccolo qua. Come vedete è parte del telaio su cui andrà montata tutte le pannellature dello scafo.
Anche questo è in metallo, chiaramente non è molto pesante perché è un telaio, appunto, non ha parti piene, però comunque anche questo sicuramente è abbastanza solido. Bene, un altro punto a favore di questa build. Qui abbiamo dei fogli, vediamo un po'. Dunque c'è un'indicazione chiaramente scritta in inglese, in tedesco e in francese, ovviamente l'italiano non conta, dove ci dice purtroppo è una brutta notizia perché mi comunicano che in questa spedizione le spillette che dovevano essere incluse praticamente non ci sono e verranno inviate successivamente. Poi qui ovviamente copro i dati sensibili, qui c'è l'elenco del materiale spedito, poi lo verificherò con calma, comunque poi anche se ci fossero problemi non avrebbero comunque rispedito tutto appena segnalato. Andiamo avanti, lasciamo questo piccolo inconveniente delle spillette. Questo è il raccoglitore, molto molto bello ragazzi, guardate, scusate quei tre UFO che vedete luminosi, in realtà sono le mie luci della stanza, abbiate pazienza, purtroppo ancora mi devo organizzare per evitare questi inconvenienti ottici. Allora vediamo un po'. Bene, al solito sistema di aggancio, questo sistema è poco intuitivo a molte persone, quindi penso che poi farò un piccolo rapidissimo video per spiegare come si fa, ma in realtà è molto semplice, solo che io ho notato anche per altre collezioni che molti hanno difficoltà a capire come utilizzare questi perni. Dietro c'è il disegno dell'Enterprise, lateralmente apro tutto così lo vedete meglio, c'è la scritta Star Trek The Next Generation con l'indicazione sempre del nome dell'astronave. Bene, questo è molto molto bello, cartone rigido, ottimo. Vediamo. Allora questo è sicuramente il fascicolo 1, però c'è anche qualche altra cosa insieme. Introduzione al tuo modello. Sarà probabilmente una brochure esplicativa. Allora vediamo, proviamo ad aprire, vediamo di qua. Allora via la plastica. Quando sarà vietato tutto su questo utilizzo della plastica, chissà come le imbusseranno queste cose. Allora vediamo un po', poggiamo un attimo qui di lato, prendiamo il fascicolo. Allora ragazzi, già al tatto vi posso dire che la carta mi soddisfa, nel senso che è veramente una grammatura pesante, veramente consistente, sicuramente di qualità, quindi questo è ottimo perché comunque su un prodotto da collezione poi magari perdersi su magari un fascicolo fatto con della carta un po' troppo leggerina eccetera non è una bella cosa. Invece questa devo dire che mi soddisfa molto, complimenti Eagle Moss, hai acquistato altri punti. Diamo un'occhiata veloce. Scusate, allora ci dice che cosa c'è in questo numero, ovviamente dall'indicazione delle parti che ci inviterà a montare. Io chiaramente adesso vi do un sommario veloce, poi lo vediamo meglio dopo. Qui dice stage 1, quindi veramente è diviso in varie fasi di montaggio, ogni fase sarà uno stage. Qui come vedete c'è il ponte di comando, qui c'è lo stage 2 che è la gondola di curvatura e dà un elenco delle parti allegate per ogni kit, quindi potrete già verificare di avere tutto prima di iniziare a montare, e questo vi invito sempre a farlo perché comunque è importante per capire se è stato dimenticato qualcosa. Qui poi comincia, ecco, la spiegazione dell'assemblaggio dello stage 1. Come vedete ci farà completare il ponte di comando, la plancia.
Qui comincia con lo stage 2, quindi la prima parte della gondola di curvatura, e poi ci dà una panoramica di come è stato progettato il modello dell'Enterprise D. Questo poi chiaramente lo andrete a vedere con calma bene quando vi arriverà il fascicolo, perché anche per questioni di diritti editoriali ovviamente non possiamo soffermarci troppo. Comunque è molto molto bello, devo dire, ci sono tutti i disegni del concept, quindi è molto molto bello. E qui anche qualche curiosità relativa alle varie serie, eccetera. Oh, questo è fatto, mi piace molto, realizzato bene. Poi questo cos'è? Vediamo un po'. Ah, questo è il poster, ragazzi, guardate. Questo è il poster che io adesso non so nemmeno se riuscirò a farvi vedere completamente quanto è veramente grande. Aspettate un attimo, adesso trovo il modo di mostrarvelo. Ragazzi, qui è tanta roba, veramente, come si usa dire adesso. Ma guardate, è enorme. Questo modello è veramente qualcosa di eccezionale. Guardate, vi ho messo qui vicino un comune cutter, un comune taglierino, per darvi l'idea delle proporzioni. La gondola di curvatura è molto molto più grande. Guardate, cioè è una cosa veramente spettacolare. Fantastico, ragazzi, io penso che questo modello ci regalerà tante soddisfazioni. A me perlomeno già mi gasa molto, quindi penso che anche per voi, se amate Star Trek, sarà veramente un qualcosa di bello possedere questo modello. Bene, allora rimettiamo a posto questo magnifico poster. Certo, sarebbe stato più bello un poster gigante ripreso proprio dalle scene della serie, però comunque ci accontentiamo anche di questo. Vediamo, qui invece abbiamo questa specie di brochure. Come vedete qui c'è una bella immagine del modello visto a 3 lati, sopra, dietro, lateralmente e dietro dalla parte però superiore. Dall'altro lato c'è l'Enterprise vista da davanti, con altre inquadrature dei dettagli. Questa è l'introduzione al modello, quindi ci darà un'idea di come si svilupperà questo modello una volta finito. Infatti qui riporta le misure, come potete vedere, dice tutti i vari dettagli delle finestre che saranno illuminabili, dice che è facile da montare. Vedete? Qui c'è il deflettore di navigazione che sarà illuminato, ovviamente. Ci sarà un display per tenerla esposta, e questo è assolutamente necessario vista la forma anche della nave, che non consentirebbe di restare in equilibrio senza uno stand, senza un display, perché comunque ha una forma un po' particolare, no? Quindi non ha una vera base d'appoggio su cui poterla far stare in equilibrio. Gondole di curvatura. Lo scafo è quasi completamente in metallo, ci sono alcune parti che sono fatte in plastica, alcuni pannelli, però in linea di massima è quasi tutto metallico, quindi è abbastanza buona la cosa. Per chi ama le collezioni, normalmente l'uso intensivo del metallo die cast ricordo, è molto apprezzato, quindi sicuramente farà una bella figura come modellino. Questo non è un modellino, questo è un modello gigante. È preverniciato. Ci sono anche le pannellature Aztec, poi le vedremo meglio sui pezzi, tutti i vari dettagli, motori di manovra, eccetera, vedete? Poi chiaramente questo ve lo guardate bene con calma. Qui c'è una foto anche che ritrae Gene Roddenberry, che è il creatore della serie. Ci fa vedere che c'è la possibilità di separare la sezione a disco dal ponte di battaglia o dallo Star Drive, in base a come lo potete chiamare. Lui è Ben Robinson, è uno scrittore inglese che cura tutte le opere a carattere Star Trek della Eagle Moss e ha supervisionato anche questo modello, quindi se c'è qualcosa che non va sappiate che è colpa sua. Bene. Poi questo chiaramente ve lo gustate sempre voi da soli. Prendiamo un attimo il fascicolo 2,
Vediamo cosa ci aspetta per il montaggio dal fascicolo 2. Il fascicolo 2 comincia con l'indicazione delle parti per lo stage 3, ovvero il deflettore di navigazione. Lo stage 4, che sono alcune pannellature dello scafo. Lo stage 5, che è quella pannellatura circolare che andrà intorno al ponte principale, no? Intorno alla plancia, che vi ho fatto vedere nella busta a inizio video. E qui lo stage 6, che è una parte del telaio metallico che abbiamo visto. E qui poi cominciano tutte le varie fasi di montaggio spiegate. Quelle chiaramente io procederò poi a fare procederò a fare il tutorial per ogni singola fase, in maniera da rendere il più chiaro possibile anche per noi italiani, che abbiamo ricevuto comunque fascicoli in lingua inglese e quindi magari non comprensibili per tutti, le varie fasi di montaggio. Vedete? E poi chiaramente prosegue con altre curiosità relative sempre alla progettazione e all'ideazione della Enterprise D. Qui ci sono alcune immagini del modello usato per le riprese, vedete? Anche per il cinema in pratica è sempre modellismo, solo che fatto magari sempre in scale abbastanza grandi. Bene, poi questo chiaramente ve lo gustate come quello precedente con calma voi. Proseguiamo. Questo è un cartoncino vuoto, ma presumo che sia la parte posteriore di un kit, evidentemente si sono staccati, sintomo che questo pacco ha viaggiato molto. Ecco, queste sono le parti dello scafo, vedete? Poi le andremo a vedere meglio chiaramente anche durante la fase di montaggio. Comunque qui posso già segnalarvi che ci sono delle parti esterne e delle parti interne, probabilmente usate, ci sono qui degli alloggiamenti per mettere i LED, c'è una serie di cavi elettrici per collegare i LED, quindi infatti ci sono anche i LED da un lato, le solite viti. Questo dovrebbe essere un adesivo che riproduce gli emettitori degli scudi. Qui ci sono alcune scialuppe di salvataggio, e queste che vedete da questa parte, nere e bianco, diciamo, e trasparenti, sono le varie finestrelle che dovrete posizionare qui su questi fori. Perché ce ne sono alcune nere e alcune trasparenti? Perché quelle nere simuleranno la luce spenta nella stanza, mentre quelle chiare faranno passare la luce del LED, quindi mostreranno una luce accesa. Sì, questi cartoncini vi confermo che sono quelli dei kit, evidentemente lì se ne era staccato uno. Allora, questo era il kit 4, come potete vedere è anche indicato. Quello che invece probabilmente si era staccato prima, il cartoncino, era quello del kit 2, ovvero della gondola di curvatura. Guardate che bella, ragazzi, guardate, io non so chi di voi deve ancora ricevere il pacco, ma vi assicuro che vederlo in foto non rende l'idea, vi accorgerete realmente delle dimensioni solo quando vi arriverà il pezzo a casa, perché è veramente imponente. Cioè, io ho una mano abbastanza grande, guardate che differenza, cioè questa è una cosa eccezionale quanto è grande. Come potete vedere, questo è metallo, quindi tutta la parte esterna dello scafo della gondola è in metallo. Qui c'è un telaio trasparente in plastica, e poi ci sono le parti in plastica sempre in azzurro, che sono le parti della gondola dove diciamo viene emanata la luce dal campo di curvatura, no? Qui c'è la parte frontale della gondola, qui c'è il collettore Bussard, qui c'è questo pezzo in arancione trasparente che dovrebbe andare tra il collettore e il resto della gondola, quindi dovrebbe stare posizionato all'incirca qua. Qui c'è un pezzettino azzurro che credo vada inserito qui, e quindi sarebbe la luce di navigazione che già posizioniamo, e poi evidentemente poi ci andrà un LED sotto, qualcosa del genere. Abbiamo le solite viti. Bene, tanta roba, ragazzi, tanta roba, come sono emozionato. Voi non avete idea. Voi, come ben sapete, io sono anche appassionato di Star Trek, quindi per me
montare un modello come questo è veramente qualcosa di eccezionale, non è solo modellismo, è qualcosa di più. Spero sia così anche per voi. Comunque anche per chi non è appassionato di Star Trek questo sarebbe un bel modello da montare, perché è veramente qualcosa di fantastico. Questo è l'altro kit dove troviamo il portabatterie. Adesso non so se sarà quello definitivo, se sarà quello che alimenterà la sezione a disco o la sezione Star Drive, o se è solo un alimentatore per fare delle prove, però visto che c'è una forma un po' particolare presumo che questo vada comunque montato dentro il modello, non credo che sia utilizzato solo per fare i test. Come vedete anche questo va assemblato, c'è delle parti da unire, e qui troviamo invece le parti vere e proprie del deflettore di navigazione. Come vedete c'è anche una piccola scheda elettronica, probabilmente quella serve per fare i test delle luci, dei LED. Questo è un altro pezzo del deflettore che va qui, e queste sono parti che vanno dietro, se non erro, poi lo vedremo meglio durante il montaggio. Bene, bene, bene. Ragazzi, e poi c'è per ultimo il piatto forte, sempre con questi pezzi staccati. Questo è il kit 1. Come potete vedere ci troviamo di fronte al ponte principale, quindi alla plancia e tutto quello che ruota un po' intorno. Come vedete anche qui sono presenti delle scialuppe di salvataggio da posizionare qui. Qui c'è la plancia vera e propria. Ecco, qui possiamo già dare un'indicazione. Come avrete sicuramente visto anche in altri video dei nostri colleghi stranieri, la Eagle Moss si è dimenticata di fare la finestra della cupola della plancia. Se avete fatto caso nel telefilm o anche nel film Generazioni, nella plancia dell'Enterprise D sopra è presente un lucernaio, una finestra da cui è possibile vedere lo spazio esterno. Qui invece risulta completamente chiuso. Ora non so se è stato una svista progettuale o una svista quando hanno mandato in lavorazione i pezzi e quindi sono stati prodotti tutti senza essere aperti, però comunque sia poco male. Non è strettamente obbligatorio farlo, ma chi vorrà potrà effettuare una semplice modifica praticando un foro con un trapano, io consiglio a mano, un mini trapano a mano. Poi vi spiegherò meglio come farlo nelle fasi di tutorial, e creare la finestra a mano. Chiaramente il buco poi andrà coperto in qualche modo. C'è chi ha usato delle resine, c'è chi ha usato dei pezzettini di plastica, chi ha usato addirittura una lente rimossa dal laser di un lettore CD-ROM usato. Le soluzioni possono essere tante, quindi ognuno poi se la studierà come meglio crede. Si può utilizzare anche la testa di un LED trasparente, la tagliate solo la parte superiore con un taglierino, la inserite da sotto con un pochino di colla che la tiene in posizione e il gioco è fatto. La cosa importante è essere precisi nel cercare di puntare il centro in maniera precisa quando dovrete effettuare il foro, e poi quando lo praticate non cominciate subito con la punta del diametro finale, ma cominciate con una punta molto più piccola, in maniera tale che man mano che e poi andate per gradi, quindi sostituendo la punta più volte con quelle di diametro superiore fino ad arrivare al diametro finale, in maniera tale da poter correggere eventuali errori di foratura. Se voi andate giù subito con la punta grande, se sbagliate non c'è più rimedio. Inoltre, procedendo usando varie punte di diametro diverso, c'è anche il vantaggio che il buco non si slabrerà, cioè non si creeranno quelle lesioni da taglio circolare che magari si può avere effettuando un taglio molto più diciamo incisivo usando una punta già grande, che lavorerebbe in maniera più diciamo drastica, no? Nel portare via il materiale. Invece andando per gradi il buco risulterà molto più preciso. Ok, qui vediamo che ci sono anche questi oggettini neri che sarebbero quelli che vanno qui sopra gli sfiati del reattore. Ora io non so perché, ma cioè molti ho visto che li hanno colorati di grigio. In realtà è vero che nel telefilm sembrano grigi, però se voi guardate le foto del modello da studio, specialmente la foto della sezione a disco gigante usata per le riprese del film Generazioni, vi accorgerete che in realtà queste feritoie sono nere,
quindi il fatto di colorarle di grigio secondo me è una licenza artistica, ma non è così strettamente necessario. Ma allora perché le vediamo grigie nel telefilm? Perché probabilmente, a differenza del modello, in quello da studio queste feritoie sono fatte con un rilievo in profondità, quindi sono scavate, e il nero è sulla parte scavata, sulla parte in fondo. Quindi quando il modello è girato in questa angolazione si tenderà a vedere più il colore che sta intorno alle fessure, no? Quindi il grigio, e coprirà diciamo il riverbero del nero, di conseguenza sembrano magari grigie, in realtà sono nere. Comunque poi ognuno di voi è libero di verniciarle se vuole. Attenzione però che riverniciarle creerà problemi al momento in cui dovete inserirle nelle varie fessure, perché essendo una verniciatura fatta a posteriori c'è il rischio che si svernici un po' mentre le inserite, che si graffi, quindi andrebbe trattato magari sotto prima con un primer in maniera da farla attaccare bene prima, e poi io ci darei anche un trasparente opaco, però attenzione con strati molto leggeri, perché se esagerate poi vi fa difficoltà ad entrare dentro i buchi, ok? Questi sono suggerimenti, ragazzi. Io personalmente penso che non lo vernicerò, lo lascerò così com'è, perché ripeto, il modello da studio era fatto in quel modo, quindi preferisco magari lasciarlo in quel modo, ok? Qui vediamo altre parti, sempre da montare intorno alla plancia. Questa è la griglia dei sensori principale che andrà qui. Questi probabilmente saranno in plastica perché sono pezzettini molto piccoli e leggeri. Questo è un altro pezzo del ponte principale. Qui ci sono i vari cavi con i LED, credo, sì. E qui c'è il cacciavite in dotazione, che sicuramente non sarà di qualità eccelsa, quindi magari come consiglio procuratevene uno un pochino più professionale, perché questi di solito che vengono forniti tendono a consumarsi sulla punta molto facilmente e poi vi sfugge di mano, e quindi magari può andare a fare danno sulla carrozzeria, diciamo, sullo scafo. Qui ci sono altri viti. Un altro consiglio che vi do spassionato è quello, ragazzi, di usare sempre un lubrificante quando avvitate sulle parti in metallo. So che ad alcuni sembrerà inutile, perché magari provate ad avvitare e vedete che il metallo magari è morbido, si avvita bene, però il problema è che quando avvitate si creano dei residui. Questi residui possono accumularsi davanti alla vite mentre voi avvitate e creare uno spessore, e vi potrebbe far inchiodare la vite improvvisamente e spezzarla in un batter d'occhio che nemmeno ve ne accorgete. E poi tirar fuori una vite rotta da un modello così non è facile, perché sono viti molto piccole, quindi gli estrattori che si trovano comunemente in commercio non ci arrivano a tirarla fuori. Di solito alla fine, dopo averle tentate tutte, bisogna operare di trapano a mano se ci si riesce, o se no di Dremel, perché è più pratico. Il Dremel è un trapano da hobbistica piccolo, che però essendo elettrico chiaramente ha una certa potenza, e bisogna trapanare via la vite vecchia, poi magari sostituirla con una più grande di diametro. Però questa è un'operazione che per chi non è troppo pratico può risultare un po' difficoltosa, quindi io direi che la cosa migliore è usare lo svitolo oppure il WD-40 come lubrificanti, bagnare la punta di ogni vite che andrà sul metallo e avvitare sempre avvitando 2 giri in avanti e 1 indietro per portare fuori i detriti di lavorazione. Così facendo non dovreste avere problemi. Poi certo, se è capitata una vite che è difettosa di suo, ragazzi, lì c'è poco da fare, però almeno avete la coscienza pulita che le avete provate tutte. Sulla plastica diciamo che non dovreste avere problemi, però anche lì è consigliabile sempre andare 2-3 giri avanti e poi 1 indietro per portare fuori i residui. Bene, credo che abbiamo finito. Sì, questo è solo il cartoncino di uno di kit. Bene ragazzi, che dire, vi confermo che nella scatola non c'è nient'altro, quindi non mi hanno chiaramente proprio mandato quelle spillette che mancavano. Non so se manchi anche la tazza di alluminio che era prevista per chi ordinava in fase di pre-order, come ho fatto io, però se non ricordo male avevo letto che poteva essere inviata con il terzo pacco, però dato che ad alcuni inglesi ho visto che era arrivata già con il primo, dico magari la mandano anche a noi, invece a quanto pare non è stato così. Ecco qui le parti, ve le metto un attimo così per farvele rivedere velocemente. Sicuramente la cosa più bella
è questa qui, la gondola. Allora ve la voglio aprire un attimo per mostrarvela un pochino meglio. Vi confermo che è metallo. Poi non so se si riesce a vedere, ma c'è la pannellatura ASDEC già disegnata. In controluce si vede molto bene. Questo è un livello di dettaglio sicuramente molto molto apprezzato. Vedete? Bene ragazzi, per questo primo unboxing è tutto. Io vi ringrazio per la visione, spero di essere stato abbastanza esauriente nell'illustrarvi i pezzi che sono stati inviati. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale per chi di voi non lo avesse ancora fatto e attivare la campanella per essere avvisati quando esce un nuovo video. Voglio ringraziare particolarmente Mimmo Tantaroba, che è un mio carissimo amico e lui sa il perché. E vi do appuntamento al prossimo episodio che si svolgerà chiaramente come tutorial di montaggio della prima parte, quindi del ponte principale. Ok? Cari amici della federazione, un salutone a tutti dal vostro Andrew Riker. Ciao!